Una delle domande, forse la domanda che più spesso le persone che mi seguono mi fanno su Instagram, su Telegram, via email o commentando i miei video sul canale è questa. Nel mio home studio mi conviene usare un microfono a condensatore o un microfono dinamico? Proviamo a dare risposta in questo video. Oggi siamo qui con due microfoni molto diversi. Questo qui è lo Shure SM58 ed è un microfono dinamico, questo qui è il Rode NT1 ed è un microfono a condensatore. Allora, perché ho questi due microfoni completamente diversi qui sulla mia scrivania? Per rispondere appunto alla domanda di cui ti parlavo prima, cioè nel mio home studio, nella mia stanza non trattata o comunque poco trattata acusticamente, mi conviene un microfono dinamico o a condensatore? Allora, facciamo una premessa. Entrambi i microfoni stanno entrando nel Rodecaster Pro e il volume più o meno è simile. In post-produzione, quando andrò a fare editing del video, sistemerò i volumi in modo che siano uguali. Quindi entrambi stanno entrando nel Rodecaster Pro, senza nessun tipo di effetto, quindi il suono è assolutamente pulito. La cosa che però mi preme, al di là dei microfoni in sé, è la scelta che tu devi fare, cioè ti conviene usare un microfono dinamico o un microfono a condensatore. La scelta deve essere fatta a prescindere dal fattore di forma, cioè magari questo qui non ti piace perché forse in video è poco figo, questo qui magari ti piace di più perché ti dà più l'idea di essere un professionista. E questo non importa, non deve importarti questo, deve importarti la qualità sonora, ok? Ora, sappiamo bene che questo tipo di microfono qui è un microfono che non necessita della 48 volt, è un microfono molto resistente ed è un microfono che però non abbraccia uno spettro sonoro molto ampio come questo, però è molto focalizzato sulla voce e rigetta quasi tutto ciò che avviene di lato. Questo microfono qui di contro è sicuramente un microfono più delicato, ha uno spettro sonoro molto più ampio ed è molto più sensibile rispetto a questo, per cui qui cattureremo non solo la voce, ma anche probabilmente tutti i rumori di fondo. Io non applicherò nessun noise gate, non applicherò nessun filtro su questi microfoni, quindi sono assolutamente puliti, quindi tutto l'eco che tu sentirai è l'eco che entra normalmente dentro questi microfoni. Entrambi i microfoni hanno un pattern polare cardioide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu immagini una sorta di cuore davanti al microfono, prenderanno soprattutto ciò che arriva davanti, meno ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dalle spalle, nella parte posteriore. Quindi io adesso proverò a stare anche in silenzio, ti faccio sentire ciò che entra nel microfono. Io ti ricordo che sono nel mio studio, nella parte non troppo trattata acusticamente, quindi c'è un po' di materiale fonoassorbente su questo lato, davanti a me, dietro di me, ma il soffitto è altissimo, lì c'è un finestrone gigante. Ok, quindi fuori dalla finestra sono al primo piano, passano automobili, ci sono persone che passeggiano e parlano, quindi è appena passata un'auto, quindi sicuramente entrerà parecchio rumore di fondo dentro questi microfoni. In quale entrerà di più? In questo qui, però voglio fartelo sentire con le tue orecchie. Quindi adesso provo a stare un attimo in silenzio e provo ad alzare anche un pochino il gain in post-produzione in modo che tu senta effettivamente cosa questi due microfoni rappresentano.
Ok, io ogni tanto guardavo sul Rodecaster perché qui fuori c'è, tra l'altro non mi faccio mancare nulla, c'è anche una sorta di osteria, trattoria, eccetera, eccetera, e stavano mettendo i tavoli fuori, quindi sicuramente c'è del rumore che è entrato nei microfoni. Ecco, quindi ti ripeto, al di là del fattore di forma, ti può piacere più uno con una forma, un'altra forma, insomma, c'è anche la terza forma, quella barilotto, insomma, questo è poco importante. Se tu vuoi puntare sulla qualità audio, ecco, in un ambiente non troppo acusticamente trattato, molto probabilmente da quello che stai ascoltando, ti conviene usare un microfono dinamico. Ora, magari vuoi un microfono tipo questo, che ha un fattore di forma diverso, ok? Magari potrebbe essere un'alternativa questa. Ce ne possono essere tante di alternative, però non badare alla forma, bada alla sostanza. Dentro una stanza acusticamente trattata puoi tranquillamente usare questo che rappresenta meglio la tua voce e diciamo la fa suonare sicuramente meglio. Però potresti preferire un suono molto più, diciamo, broadcast e quindi preferire il dinamico, che è il microfono broadcast, diciamo per definizione, quindi uno spettro sonoro meno ampio ma un suono molto più pulito perché rigetta tutto ciò che non è la tua voce. Quindi si possono fare diverse scelte. Diciamo la regola aurea è: in casa o nell'home studio che non è molto trattato, microfono dinamico. In studio o in un ambiente acusticamente trattato, microfono a condensatore. Questa è la regola aurea. Poi, se tu vuoi trasgredire questa regola, perché ti piace di più questo e quindi vuoi dopo andare a lavorare tantissimo col noise gate, con l'equalizzatore, con la compressione per provare a pulire il suono, fallo pure, non c'è nessun problema. Però, dal mio punto di vista, se il suono è migliore in partenza, dopo lavori molto di meno in post-produzione e ti semplifichi la vita. Ok? Quindi, microfono dinamico, microfono a condensatore. Che ne dici? Quale secondo te è meglio utilizzare dentro una stanza non troppo trattata? A te la risposta.